Un giorno ero già scoraggiato perché stavamo incontrando grandi difficoltà. In quel momento le sorelle stavano stendendo il bucato all'esterno, pregando a bassa voce. Mi avvicinai alla finestra e ascoltai. Ho sentito una nuova vita e un fervore che mi hanno invaso. Pregano per noi, quindi andrà meglio, sopravviveremo. Nel tempo in cui sono nate le pie discepole del Divin Maestro, negli anni venti tra le due guerre, in Europa si percepivano i rischi causati dalla diffusione delle idee comuniste. Il fondatore Don Alberione sognava di arrivare in Russia, ma in quel periodo non era possibile. Tuttavia per strada si trovava la Polonia, nazione cattolica in fase di sviluppo, dopo aver riacquistato la libertà. Perciò già nell'anno 1934 vi mandò i primi membri della famiglia Paolina. Esattamente il 14 novembre a Varsavia sono arrivati i primi sacerdoti paolini. Poco dopo hanno chiesto alle suore di venire. Il 8 settembre del 1935 sono venute due suore vestite da laiche, probabilmente avendo timore delle persecuzioni successe già in precedenza nella Germania nazista. Queste due suore erano Suor Agostina Messa, che però tornò presto, e Suor Maria Saveria Pissamilio, la quale è da noi considerata come il chicco di grano caduto in terra dal quale siamo cresciute noi. Le suore si occupavano della casa dei Paolini, ma soprattutto della preghiera. Poi aiutavano i fratelli nella diffusione del Vangelo nelle case. Sempre si cercava nuove vocazioni. In seguito i fratelli e le sorelle hanno lasciato Varsavia per trasferirsi a Czestochowa. Nello scambio epistolare tra le sorelle e madre scolastica arrivata, Suor Maria Saveria Pistamilio scriveva che già si sentiva che stava arrivando la guerra. 6 mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Don Giacomo Alberione si è recato in Polonia per incoraggiare i missionari della famiglia Paolina. Le prime suore hanno ricevuto l'abito religioso, si preparavano per la formazione in Italia. Alla fine di agosto 1939 Lucia Wrońska si recava ad Alba con il treno per Torino passando per Berlino per cominciare il noviziato. Era ultimo treno prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Suor Maria Saveria come superiora rimane da sola con i giovani in formazione. Con sforzi eroici cerca di sopravvivere in questo tempo molto difficile. La solitudine, la paura costante e l'incertezza del domani sono state un peso tale da consumare Suor Saveria fino alla morte, avvenuta nel 1942, nel cuore della guerra, fuori della sua patria. Dopo la morte di Suor Maria Saveria, le postulanti tornarono nelle proprie famiglie con la speranza di ritrovarsi dopo la guerra. Già nell'aprile 1946 arrivano in Polonia Suor Maria Tymotea Bovetti e la giovane professa Suor Maria Edwigie Wrońska. Era un'anima molto semplice, ma tanto amante dell'Eucaristia, poi tanto spirito di sacrificio, che ha lavorato sempre i lavori pesanti, ci teneva a avere vocazione. Alla comunità tornò anche Filippina, che prese il nome di Suor Maria Ieronima. Don Tarcisio Ravina fu imprigionato dai comunisti. Le suore si adoperarono per la sua liberazione finché poté partire per l'Italia, senza più poter ritornare in Polonia, mentre le sorelle affrontarono la minaccia del regime comunista. Eravamo sempre spiate, alcune volte siamo state arrestate, dovevamo lavorare di nascosto. Una volta la superiora ci ha detto: ragazze, si avvicina il pericolo della deportazione. Siete giovani, non avete ancora i voti, potete tornare alle vostre famiglie. Nessuna ha lasciato la comunità. Le sorelle vivevano all'ombra di Asnagura.
Qui fiorivano nuove vocazioni, qui lavoravano, qui pregavano per la libertà così desiderata da tutti. Noi oggi siamo il frutto di questa storia. Boże, w Twojej światłości